Come vi dicevo, il giornalismo costruttivo non ha niente a che vedere con il giornalismo positivo, perché non si limita a raccontare soltanto le buone notizie, ma parla anche di quelle che sono le notizie negative, le cosiddette cattive notizie, parlandone però da un punto di vista molto diverso. Vi inizierò a fare un esempio di uno dei tanti rami in cui possiamo dividere analiticamente le notizie negative che ci troviamo ad affrontare come giornalisti, cioè quelle notizie che riguardano le catastrofi naturali, quindi cicloni, alluvioni, frane, eccetera, eccetera. Vi faccio un esempio che riguarda un ciclone che l'anno scorso, proprio all'inizio della pandemia, quindi con in più il coronavirus, ha colpito India e Bangladesh e vi leggo un paio di titoli che sono comparsi su giornali italiani. Il ciclone Amphan devasta India e Bangladesh, disastro peggiore del Covid. Il superciclone Amphan devasta il Bangladesh. Ecco il video. In questi titoli vediamo già alcune caratteristiche che poi possono accomunare questi articoli a un sacco di altri articoli. Quindi da una parte la visione teatralmente catastrofista, dall'altra un tentativo anche di innescare il voyeurismo nel lettore. Guarda il video, guarda quanti morti, quanti cadaveri, quante case distrutte ti faccio vedere nel video, e dall'altra anche una certa astrazione, una certa faciloneria nella teatralità di questa visione, perché di fatto si innesca nel lettore automaticamente una visione pregressa in cui io leggo questi titoli e mi immagino decine di migliaia di morti, centinaia di migliaia di morti o addirittura milioni di morti, ma poi non mi si chiarisce quanti morti effettivamente ci sono stati. Ora, questa è a tutti gli effetti una notizia negativa, non siamo nell'ambito delle buone notizie. È stata affrontata principalmente in questo modo e non solo dai giornali italiani. Avrebbe potuto essere affrontata in modo diverso? La risposta è sì, e c'è chi l'ha fatto. Lo vediamo in un articolo del Guardian, una testata che sa benissimo che cos'è il giornalismo costruttivo, ha implementato questo tipo di approccio per ricucire, rifondare su nuove basi il proprio legame con i lettori, ma non è una testata che fa soltanto giornalismo costruttivo. L'articolo che vi cito però è un articolo davvero esemplare di questo tipo di approccio, lo vediamo già dal titolo, che è Combattere cicloni e coronavirus. Ecco come abbiamo evacuato milioni di persone durante una pandemia. Vedete già da questo titolo che ci troviamo davanti a un approccio completamente diverso. E come prosegue l'articolo? Allora, parte proprio dalla tematica enunciata dal titolo, quindi spiega metodicamente che cosa è stato fatto per evacuare milioni di persone, spostandole dai loro alloggi, portandole in un numero di alloggi che ovviamente doveva essere molto superiore per garantire la distanziazione tra le persone richiesta dalle nuove misure igieniche, e di come siano stati garantiti anche adeguati dispositivi igienici ai bengalesi interessati da questo tragico spostamento, e ci spiega come nel giro di pochissimo tempo siano stati costruiti ben circa 6.500 alloggi in più. Dopodiché l'articolo prosegue facendo uno screening di quelli che sono stati gli effetti, i costi del ciclone, costi in termini di vite umane e in termini di costi materiali. Allora, dicevamo che a partire dai titoli degli articoli che abbiamo letto ci dovevamo immaginare milioni di vittime o almeno centinaia di migliaia di vittime, giusto? Beh, in realtà il ciclone Amphan in Bangladesh ha fatto 118 vittime. Ora, il punto non è indorare la pillola, il punto non è dare quella che comunque è una notizia tragica, perché comunque anche un morto è un morto di troppo. Il punto non è dare questa notizia come se fosse una buona notizia, però capite che si tratta di un dato diverso.
E capite anche che i titoli che abbiamo letto prima davano una visione pregressa del fenomeno che non aveva nulla a che vedere con quella che è stata la reale incidenza del fenomeno? Non si tratta, come dicevo, di fare facile ottimismo, infatti poi l'articolo, per quanto riguarda i costi materiali, ci parla di una vera e propria devastazione. Perché? Perché qui viene affrontato il problema del materiale in cui sono state costruite case e scuole, materiali troppo fragili che ovviamente chiamano in causa la necessità poi di ricostruire utilizzando dei materiali di tipo diverso. Quindi non si mette in sordina il problema, lo si racconta alla luce dei dati e dove è il caso di ridimensionare si ridimensiona. 118 vittime, ci dice l'articolo, sono tutto sommato poche rispetto a quelle che avrebbero potuto essere. Ma quante avrebbero potuto essere le vittime? In realtà, per avere una visione lucida del fenomeno e per capire se un numero indica un numero troppo alto o abbastanza basso di vittime, l'unica cosa da fare è confrontare questo numero con i numeri che ci danno un indice dell'incidenza dei cicloni in Bangladesh negli anni precedenti. L'articolo non lo fa, ma io vi ho fatto una piccola ricerca da cui è risultato che nel maggio del 1948 un ciclone in Bangladesh ha fatto 1200 vittime. Nel maggio del 1958, 10 anni dopo, le vittime erano 879. Nel 65, dicembre 65, 873 e via dicendo, fino alla soglia, diciamo, forse degli anni 2000 in cui effettivamente c'è stato uno spartiacque e si vede che i cicloni iniziano a incidere molto di meno. Per quale motivo? Cosa è successo? L'articolo ne parla e ci mostra uno scenario molto interessante che va a porre il dito anche su quello che è uno dei nostri tanti bias, tic cognitivi, in base ai quali guardiamo ai cosiddetti paesi del terzo mondo, equiparandoli tutti e leggendone la realtà come se fosse rimasta ferma a decine di anni fa. È quello che è successo anche rispetto al Bangladesh, che invece, ci dice l'articolo, è andato avanti, cambiando e davanti alle trasformazioni drammatiche portate dai cambiamenti climatici, cercando anche di implementare delle strategie che dessero una risposta immediata positiva, che arginasse la portata negativa di questi cambiamenti, sia dal punto di vista fiscale sia dal punto di vista degli adattamenti in fatto di costruzioni. E leggo dalla mia traduzione dell'articolo: la necessità di ricostruire meglio ha portato il Bangladesh a mettere in atto un quadro fiscale per il clima già nel 2014, diventando il primo paese al mondo a sviluppare un approccio pluriennale e multisettoriale per finanziare la resilienza climatica. Il quadro include stime per i costi a lungo termine della lotta agli effetti e tiene traccia delle spese legate al clima. Questo è stato seguito nel 2018 da un piano di adattamento al clima di 8 anni per la regione del Delta, che ospita 30 milioni di persone. Il primo decennio del Delta Plan 2100 si concentra sul rafforzamento delle infrastrutture, come la costruzione di argini più alti per resistere alle mareggiate. Si va a mettere in luce quindi un panorama fatto evidentemente di trasformazioni, di cui ci parla anche un libro a cui abbiamo accennato già prima. Questo libro, che è Factfulness, di quel medico e statistico svedese Hans Rosling, fondatore dell'associazione Gapminder, che studia il divario tra realtà oggettiva e percezione della realtà, di cui abbiamo parlato prima. Nel suo libro Rosling ci parla anche del Bangladesh e scrive: nel 1942 il Bangladesh era a livello 1 e quasi tutti i suoi abitanti erano contadini analfabeti. Nell'arco di un biennio fu colpito da terribili inondazioni, siccità e cicloni. Le organizzazioni internazionali allora non mossero un dito e ben 2 milioni di persone persero la vita. Oggi il Bangladesh è a livello 2, quindi a livello un pochino superiore rispetto a prima.
Oggi quasi tutti i bambini bengalesi finiscono la scuola, dove imparano che 3 bandierine rosse e nere indicano la necessità di correre ai centri di evacuazione. Oggi il governo ha installato sull'enorme delta del Gange Brahmaputra un sistema di sorveglianza digitale connesso a un sito gratuito per il monitoraggio delle inondazioni. Solo 15 anni fa nessun paese al mondo aveva uno strumento così avanzato. Nel 2015, quando arrivò l'ennesimo ciclone, il piano funzionò benissimo e il Programma Alimentare Mondiale inviò 113 tonnellate di biscotti ad alto contenuto energetico alle 30.000 famiglie evacuate. Nello stesso anno, immagini vivide informarono il mondo del catastrofico terremoto in Nepal, di cui credo tutti ci ricordiamo, e furono mobilitati rapidamente elicotteri e squadre di soccorso. Purtroppo migliaia di persone erano già morte, ma le risorse umanitarie convogliate nell'inaccessibile paese di livello 1, quindi di livello inferiore rispetto a quello del Bangladesh oggi, impedirono comunque che il bilancio delle vittime salisse ancora di più. Il Relief Web dell'ONU è diventato un coordinatore globale degli aiuti in caso di catastrofi naturali, qualcosa che le generazioni precedenti potevano soltanto sognarsi. Purtroppo gli individui di livello 4 che finanziano Relief Web sono gli stessi cui abbiamo fatto la domanda 7, quindi una domanda con cui monitoravano la percezione del livello di avanzamento nei paesi del cosiddetto terzo mondo. Il 90% di loro, cioè, è all'oscuro di questi successi, perché i giornalisti continuano a descrivere ogni catastrofe naturale come se fosse la peggiore. Capite quindi come questo approccio non esclude il problema, anzi, quando è il caso, affonda benissimo il coltello nella piaga, ma si tratta comunque di un approccio diverso, un approccio che parla del problema dal punto di vista delle soluzioni parziali che sono già state trovate e delle soluzioni che vanno ancora messe a fuoco. Vediamo ora invece come